Serafino Massoni, questo video è intitolato Crocefisso e tra parentesi atto secondo, perché è la continuazione di un mio precedente video che era intitolato solo Crocefisso. Allora, come stanno le cose? Innanzitutto non è stata l'Europa unita a emettere quel certo parere là sul crocefisso nelle scuole pubbliche italiane, non è stata l'Europa unita, è stato il Consiglio d'Europa, che è una cosa diversa. Non confondiamo il Consiglio d'Europa con l'Europa unita, sarebbe come confondere il Consiglio di Stato con l'Italia. Se il Consiglio di Stato emette un parere, a Londra non possono dire l'Italia ha emesso quel parere, no, il Consiglio di Stato è un pezzetto dell'ordinamento giuridico italiano, non è l'Italia. Bene, poi io che cosa volete che vi dica? Non mi piace chiamarmi intellettuale, la parola intelletto non mi è mai piaciuta, per cui non mi piace neanche la parola intellettuale. Io al posto di intelletto preferisco la parola mente, però non hanno coniato un termine mentale, quello lì è un mentale, e dicono quello lì è un intellettuale. Io vorrei che invece ci fosse un termine, che quello lì è un mentale al posto di intellettuale. Allora che deve fare uno che viene definito da altri intellettuale? Io mi ritengo un uomo della ragione, della ragione. La parola intellettuale a volte ha un brutto significato, un uomo di ragione. Io ho detto che di fronte a quella sentenza, se proprio vogliamo eliminare le discussioni, l'ideale sarebbe mettere nelle pareti delle scuole tutti i simboli religiosi, tutti, proprio tutti, compreso il simbolo non religioso dell'ateismo, compreso pure che dice, perché, cari, qualcuno mi ha risposto, siccome poi ho detto a qualcuno che mi rimproverava di aver diminuito l'importanza del crocefisso, siccome l'ho messo alla pari con tutti gli altri simboli religiosi, compreso il simbolo un simbolo che riguardi la religione ebraica, un altro simbolo che riguardi la religione islamica, un altro simbolo che riguardi la religione buddistica, mi hanno detto ma gli ebrei e gli arabi non ce l'hanno, ma non è vero, ci può essere la mezzaluna, ma quello che vi pare, quello che vi è vero che loro non hanno l'idolatria. Ma hanno detto, tu l'hai diminuito l'importanza del crocifisso, ma no, ma cosa si deve fare? Ma non ci bastano. Avrei detto io che nel mio ufficio di preside, alle mie spalle, non l'ho mai tolto il crocifisso, benché tutti i professori, gli studenti sapessero che avevano un preside ateo. Ma cari, al crocifisso alle mie spalle non mi dà fastidio. Se alle mie spalle ci fosse, che so, il simbolo di Dioniso o il simbolo di Iside, e che faccio? Lo tolgo? Ma sono cose interessanti, ma perché toglierlo? Perché prendersela col crocifisso? Non è col crocifisso che uno se la deve prendere, se la deve prendere semmai con la Chiesa Cattolica, che non ha seguito il messaggio dell'uomo messo in croce. E a proposito dell'uomo messo in croce, Nietzsche disse Nietzsche, è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. Ma cari, una cosa è il crocifisso, un'altra cosa è la Chiesa Cattolica. Ma il crocifisso disse, se vuoi seguirmi abbandona tutte le tue ricchezze. Il crocifisso disse è più facile che un cammello o una gomena entri nella cruna di un ago che un ricco vada nel regno dei cieli. Vedete voi che non c'è nessun rapporto tra la Chiesa Cattolica e il crocifisso. Ma lasciamolo in pace il crocifisso. Io ho detto, siamo uno stato multietnico, no? E allora mettiamoci tutti. Dice, ma le religioni sono cose negative? Cari, ma cosa può fare l'intellettuale, ovvero l'uomo di ragione, se la stragrande maggioranza dell'umanità vuole le religioni? Il patriarcato è fatto così, il patriarcato. Scusatemi, cosa ci può fare l'intellettuale o l'uomo di ragione se a Napoli, dove ci sono tanti problemi economici, tutti però esaltavano il PIL d'oro, eppure sniffava con i soldi dello stadio. Il mondo è fatto così, l'intellettuale o l'uomo di ragione non può vivere in mezzo
alla gente come un alieno deve adattarsi alla situazione, semmai deve dire come sto facendo io, guardate che il patriarcato è fatto così, e per capire il patriarcato si deve studiare il matriarcato, perché se uno studia il matriarcato li capisce meglio i meccanismi del patriarcato. È vero, il matriarcato non ritorna, non può tornare, ma serve studiarlo per capire meglio i trabocchetti del patriarcato. Allora, che si deve fare? Ma guardate, ma già, più insegnamenti di quelli che ci vengono dalla rivoluzione francese, dove i crocifissi furono bruciati, e poi con la reazione, dopo la caduta di Napoleone, i crocifissi tornarono come prima, più di prima, che si deve fare? Ma non l'ha insegnato già Vincenzo Cuoco? Vincenzo Cuoco nel suo saggio sulla rivoluzione partenopea del 1799, quando evidenziò che quei pochi illuministi partenopei che avevano proclamato la Repubblica partenopea e che poi furono impiccati, non potevano pretendere di rovesciare tutto il popolo. Il popolo è fatto così, la gente è fatta così. E in fin dei conti gli uomini di ragione, o come sono malamente chiamati gli intellettuali, dovrebbero capire, cioè inserirsi dentro il popolo, non come degli alieni, ma come esseri umani. E non ci basta quello che è successo nell'URSS, dove dopo 70 anni di eliminazione del crocefisso, delle religioni, la religione è tornata più forte di prima, tanto è vero che quelli che se ne intendono dovrebbero sapere che Vladimir Putin, c'è il crocefisso qua, c'è il crocefisso. Cari amici, a me, con tutta franchezza, del crocifisso non me ne interessa niente. Non è con il crocifisso che ve la dovete prendere, semmai è con la Chiesa Cattolica o con le chiese che di certo non l'hanno seguito il messaggio di Gesù, va bene? Che era un messaggio di povertà, ed era un messaggio così estremo, quello di Gesù, che infatti l'hanno messo in croce, che conclude evidenziando la frase di Nietzsche: è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.